Mr. Jumps, il signore dei salti. Così spesso viene chiamato Yvonne Harrison, che lo trovate in realtà anche come Yvonne Blake, perché ogni tanto ha utilizzato nel passato l'altro suo cognome Blake, perché questo atleta ha la particolarità di essere fenomenale sia nel salto in alto sia nel salto in lungo. Ma oggi ripercorriamo un pochettino la sua storia, perché è veramente molto particolare avere un atleta di così alto livello in due diverse specialità. Harrison è nato il 30 aprile del 1999 in Alabama, negli Stati Uniti, ma è nato da genitori giamaicani, quindi in realtà avrebbe potuto persino scegliere se rappresentare gli Stati Uniti o se rappresentare la Giamaica nelle varie competizioni internazionali. L'atletica ha sempre fatto parte in qualche modo della sua storia, perché sua madre è stata un ostacolista, soprattutto nei 400 ostacoli, dove ha un personale di 57-82, e addirittura nel 2014 è stata inserita nell'Hall of Fame dell'Alabama proprio per via dei suoi ottimi risultati nei 400 ostacoli. Poi da bambino in realtà Yvonne ha praticato principalmente calcio e basket, ma l'atletica ha sempre fatto parte un po' del suo percorso a livello sportivo, perché già da piccolo aveva notato che era leggermente più veloce di tutti i suoi compagni di classe e anche della scuola. Passano gli anni e pian piano abbandona sia il calcio che il basket, dedicandosi principalmente con l'atletica, arrivando così nel 2017 a 18 anni appena compiuti, quando ancora alle scuole superiori salta 7,02 m nel lungo e 2,18 m nel salto in alto, che è una cosa abbastanza particolare fare bene sia il salto in lungo sia il salto in alto, però neanche così tanto considerando che è un giovane. Spesso nelle categorie giovanili, spesso prima dei 20 anni, capita che un atleta forte in una specialità di salti sia bravo anche in un'altra specialità di salti. Poi la bravura di molti salta fuori soltanto negli allenamenti, perché non gareggiano in più discipline. Però Harrison si è sempre messo un po' in gioco provandole entrambe le specialità anche in gara, e questi risultati di 2,18 e 7,02 lo mettevano tra gli atleti forti di certo nella specialità, ma non era una cosa eclatante da mettersi le mani nei capelli, non era nulla di veramente impressionante, anche perché all'epoca fino al 2017 praticava anche la specialità di sua madre, cioè praticava anche gli ostacoli. Ma il vero passo in avanti arriva soltanto nell'anno successivo, quando passa alla LSU, ovvero uno dei college americani con il programma di atletica più forte di tutti gli Stati Uniti e di conseguenza di tutto il mondo. A quel punto abbandona totalmente gli ostacoli e a 19 anni nel 2018 si vede l'enorme progresso che fa nei salti. Già durante la stagione indoor si eleva fino a 2,22 nell'alto e atterra a 7,81 nel salto in lungo, con un progresso veramente molto notevole soprattutto nella disciplina di estensione. Anche qui si tratta di risultati di un atleta forte che riesce ad arrivare in top 100 a livello all time in queste specialità a livello indoor tra gli under 20, però non è ancora nulla da mani nei capelli, non è ancora nulla di assurdo, però comincia proprio a farsi notare perché è un atleta che sta facendo veramente bene sia nell'alto che nel lungo, senza dedicarsi completamente all'una o all'altra specialità. Però fino ad adesso la sua fama è stata un po' relegata agli Stati Uniti, ma durante la stagione all'aperto la fama viene esportata in tutto il mondo, perché ci sono i campionati mondiali under 20 di Tampere in Finlandia, dove riesce ad arrivare persino terzo nel salto in alto con la misura di 2,23, ed inoltre nel resto della stagione all'aperto riesce a portare il personale nel lungo fino a 7,84, dimostrando in sostanza che sarebbe stato molto competitivo anche in questa specialità. Però questa doppia specializzazione crea un po' un problema a Yvonne, perché sono molto altalenanti i suoi risultati, cioè la forbice di risultati che ha durante una stagione vanno nel salto in alto da 2,06 a 2,23, mentre nel salto in lungo fa gare che vanno dai 7,42 ai 7,84, che in realtà non è tanto la forbice di risultati a essere preoccupante, perché è normalissimo variare così tanto durante una stagione, ma è il fatto che molto spesso lui sta nella parte bassa di questa forbice. Lui molto spesso fa risultati abbastanza modesti e poi ogni tanto becca la gara giusta in cui fa il super risultato, però non è un atleta solido a livello prestativo. Quindi veramente è ancora un atleta forte ma non molto affidabile dal piano prestativo. Passa un altro anno, arriviamo al 2019
e qui cominciano a regolarizzarsi un po' i suoi risultati, ma sempre senza abbandonare la doppia specialità. Anzi, si riesce a migliorare in entrambe, arriva a 2,27 nel salto in alto e a 8,20 m nel salto in lungo, cioè riesce ad eccellere in entrambe le specialità, ed è in questo anno che diventa ufficialmente Mr. Jumps. Viene veramente riconosciuto come un prodigio sia nell'alto che nel lungo, non tanto per il singolo risultato ma per riuscire a far combaciare entrambe le specialità. Ed inoltre si comincia a portare a casa un titolo veramente importante, che è quello di campione della NCAA, ovvero il circuito dei college americani, e riesce a conquistare il titolo nel salto in alto. Il 2020 ovviamente viene saltato perché il mondo si è fermato totalmente in quell'anno, ma prima che il mondo scoppiasse è riuscito comunque a portare di 1 centimetro più in alto il suo personale nel salto in alto, superando l'asticella a 2,28 m. Questo anno di pausa dalle grandi competizioni internazionali evidentemente gli ha fatto molto bene, perché poi al ritorno in scena nel 2021 esplode enormemente, migliora ancora i suoi primati personali e nella stessa giornata salta 2,33 m nell'alto e 8,47 m nel lungo, e queste cose le ha fatte nello stesso identico giorno. Nessun altro nella storia era mai riuscito a fare una roba del genere, nessuno aveva mai saltato così in lungo e contemporaneamente così in alto nell'arco di un singolo giorno, qualcosa di veramente stratosferico. E il suo 2,33 non è neanche il primato personale, perché lui in quell'anno, nel 2021, è arrivato a 2,36, cioè veramente un atleta che ti fa oltre gli 8,40 nel lungo ti fa anche 2,36 nell'alto, è qualcosa di inconcepibile per praticamente ogni essere umano, tranne ovviamente per Mr. Jumps, perché lui l'ha fatto. Questo 2,33 e l'8,47 li ha realizzati nell'arco della stessa giornata ai trials americani per poter accedere poi ai giochi olimpici di Tokyo, e arrivato ai giochi olimpici nella città nipponica riesce anche a difendersi molto egregiamente, perché salta 2,33 nell'alto e 8,15 nel lungo, però non arriva nessuna medaglia, visto che arriva settimo nel salto in alto e quinto nel salto in lungo. Certo, non ci si aspettava una vittoria olimpica da lui, però nel momento in cui uno arriva così forte dai suoi risultati in due diverse specialità, spera almeno che una medaglia riesca a portarsela a casa, cosa che purtroppo non è avvenuta. L'anno scorso, il 2022, non è stato un grande anno per Harrison, ed inoltre pare che cominci a concentrarsi un po' di più nel salto in alto rispetto al salto in lungo. Infatti nel lungo si è prodigato in sole 6 gare durante tutto l'anno, mentre nel salto in alto le gare sono state ben 11, tant'è che nel salto in lungo non è andato oltre gli 8,05, mentre nel salto in alto ha persino partecipato ai campionati mondiali di Eugene, dove non ha brillato particolarmente, però comunque ha partecipato in una sola specialità, dove tra l'altro è arrivato nono con 2,27. Il 2023 invece pare la diretta prosecuzione del 2022, ovvero una continua specializzazione verso il solo salto in alto e un abbandono sempre più progressivo, sempre più anche drastico per quanto riguarda il salto in lungo. Non a caso il miglior risultato di quest'anno nel salto in lungo è solo 7,62, ma è stato persino aiutato da un più 2,9 di vento a favore, mentre nel salto in alto sta ottenendo risultati ben più solidi, ben più concreti. Infatti a inizio aprile ha saltato 2,33 e poi alla Diamond League di Doha ha saltato 2,32, dimostrando anche una certa solidità a misure veramente molto importanti, perché vi ricordo che il 2,30 m è la soglia dell'eccellenza mondiale e lui l'ha già fatta 2 volte quest'anno. Appare quindi abbastanza chiaro e palese che se dovesse proseguire in questo modo, in questa strada, la nomea di Mr. Jumps verrà abbandonata per dare priorità a una singola specialità, ovvero il salto in alto, dove tra l'altro sembra che la sua tecnica stia leggermente migliorando, perché lui aveva abbastanza una particolarità di fare delle reazioni un po' strane in aria durante il salto in alto, ma questo sembra che stia venendo sorpassato, anche se è ancora un po' strana la sua rincorsa, soprattutto per il fatto che negli ultimi 3 appoggi non usi per nulla le braccia, usa le braccia per effettuare una sorta di caricamento che però può comportargli anche diversi errori nell'assetto, nell'approccio a livello di salto. Però effettivamente, anche se è brutto da vedere il suo salto, salta comunque oltre
oltre 2,30 m, quindi non gli si può dire assolutamente nulla. Continua così Harrison, perché comunque i risultati li stai avendo, e probabilmente il 2023 sarà focalizzato alla ricerca di una medaglia che non gli è mai arrivata in una grande competizione internazionale da assoluto. Probabilmente quest'estate a Budapest lo vedremo nel solo salto in alto, dove proverà a conquistare appunto una medaglia a distanza di 5 anni dalla sua unica vera medaglia internazionale conquistata ai mondiali under 20. Spero che questo video vi sia interessato, fatemi sapere nello spazio sotto nei commenti cosa pensate di Harrison e soprattutto se secondo voi vincerà finalmente una medaglia nel salto in alto, dato che l'attende da parecchio tempo ormai, e anche se secondo voi sta effettivamente abbandonando il salto in lungo oppure può essere solo una fase momentanea e lo vedremo, che ne so, domani gareggiare contro Tentoglu e stracciarlo, chi lo sa. Vi ricordo di lasciare un mi piace al video per supportare un po' il canale e di iscrivervi nel caso non l'aveste ancora fatto, e ora non mi resta che augurarvi buon divertimento agli allenamenti e buona fortuna alle gare, e ciao ciao!